Qual è la strada che conduce verso l'aldilà? E soprattutto chi è la persona o le persone che sono in grado di accompagnarci e di guidarci durante questo lungo, lungo viaggio. La cultura New Age negli ultimi anni ci ha abituato ad avere una percezione, un'idea dei rapporti tra il mondo di qui e il mondo dell'oltretomba come qualcosa di estremamente luminoso, di estremamente fluido, direi. In realtà il punto di vista delle società tradizionali, delle società antiche, è, direi, sensibilmente diverso. Nel mondo tradizionale esiste un al di qua, il mondo dei vivi, e un al di là, il mondo dei morti. Questi due mondi sono due mondi separati. Normalmente si dice in molte tradizioni che il mondo dei morti si trovi a ovest, quindi nel luogo dove tramonta il sole. Questo è normale, il luogo dove tramonta il sole è anche il luogo dove muoiono le cose. È il mondo, è il luogo dove le cose scompaiono, si eclissano. Quindi naturalmente l'Ovest è quel posto che facilmente può essere associato a tutto ciò che finisce. A tutto ciò che finisce e comincia in un altro modo. In altre tradizioni invece il mondo dei morti si trova sotto i nostri piedi. È il mondo ctonio, è il mondo delle profondità terrestri. Anche qui ritorna il tema dell'oscurità, la terra, le viscere della terra che sono qualcosa di buio, di nascosto, di profondo, di freddo. Questa concezione del mondo dei morti come mondo sotterraneo non è proprio soltanto delle civiltà antiche, ma è presente, molto presente, soprattutto nelle società dove esiste lo sciamanesimo e che concepiscono quindi un universo costituito secondo dei piani sovrapposti. C'è il mondo terrestre abitato dagli uomini, c'è il mondo celeste al di sopra, che viene quindi è il regno delle divinità celesti, appunto, delle divinità uraniche, e poi al di sotto del regno terrestre c'è invece il regno dei morti. Esiste una sorta di asse invisibile, una strada che soltanto gli sciamani conoscono, che mette in relazione, in contatto questi tre livelli: il mondo della terrestre, il mondo delle divinità celesti e il mondo infero, quindi essenzialmente associato ai defunti, agli antenati o anche alle divinità che abitano il sottosuolo. Quindi è un luogo separato, è un luogo distante. In alcune società è identificato con l'Ovest, in altre società con il mondo sotterraneo che si trova al di sotto dei nostri piedi. È un mondo spesso immaginato come l'esatto contrario del mondo dei viventi. Quando si dice, in alcune società, sempre nello sciamanesimo, si dice quando qui è estate, lì è inverno e viceversa. O nelle società di cacciatori, quando qui è la stagione della selvaggina, quando c'è pienezza di selvaggina, lì c'è carenza di selvaggina, e il contrario. Quindi un mondo, potremmo dire, alla rovescia. E non è un caso che in molte società antiche nelle tombe venissero messi degli oggetti che dovevano servire ad accompagnare i defunti nel loro lungo viaggio verso l'aldilà e che dovevano servirgli una volta che fossero arrivati a destinazione. Sono degli oggetti che sono capovolti. Una brocca la si mette dentro la tomba capovolta. Perché? Perché i morti vivono un'esistenza che è l'esatto opposto, l'esatto contrario di quella dei vivi. O in alcuni casi si mettevano nelle tombe degli oggetti che erano spezzati, uno scudo spezzato, una spada spezzata, di nuovo una brocca infranta. Perché? Perché sono degli oggetti che non possono più essere usati dai vivi in quanto spezzati, ma spezzati vanno benissimo per i defunti nell'aldilà. Quindi, come vedete, esistono questi mondi che sono separati, diametralmente opposti. Quindi è come il giorno e la notte, il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Se questo è il panorama, voi capite benissimo
che quando si parla di morte e di cammino verso l'aldilà nelle società antiche, ebbene, parlando di morte si parla di un evento estremamente traumatico, che ha quindi la capacità di sconvolgere radicalmente quella che è la coscienza del defunto. La morte è come un addormentarsi rapidissimo e un risvegliarsi in un mondo di cui non abbiamo nessuna coordinata, di cui almeno inizialmente non siamo in grado di riconoscere niente. Quindi la prima, potremmo dire, emozione, il primo sentimento che ha un defunto nel momento in cui muore, una persona nel momento in cui muore, è lo smarrimento, il sentirsi perduta, il ritrovarsi in un mondo che non conosce e di cui non possiede, ripeto, alcuna coordinata. Come è chiaro, distinto, cosa farà la persona? Cercherà di guardarsi indietro, il mondo che ha appena lasciato, il mondo dei suoi cari, il mondo dei familiari, il mondo delle sue abitudini. Non solo guardarsi indietro, ma anche cercherà di tornare indietro. Ma ahimè, quel ponte sottile si è spezzato. Quindi nessuno può più tornare indietro da quel mondo dove oramai stiamo andando e dove abbiamo messo oramai i piedi, ma il sentimento rimane ed è per questo che i defunti, si dice nelle società antiche, cercano di tornare tra i vivi e proprio questo tentativo deve essere bloccato perché i morti devono andare e stare con i morti e i vivi devono stare con i vivi. Quindi è importante, e già entriamo nel tema che ci interessa oggi di trattare in profondità, è importante che ci sia qualcuno che crei questa separazione e che aiuti il defunto a recarsi nell'aldilà, a prendere coscienza della sua situazione e a orientarsi in questo nuovo mondo dove si trova in un qualche modo sbalzato. Entriamo a questo punto nel tema vivo delle società sciamaniche, dove il tema dell'accompagnamento dei defunti è un tema centrale, proprio perché i defunti da soli non sanno andare nell'aldilà. Quindi è necessario qualcuno dall'aldilà, cioè dal mondo dei vivi, che si occupi appunto di portare la persona a destinazione, di portarla nel regno dei morti, di portarla nel regno degli antenati. La persona incaricata di questo scopo è ovviamente lo sciamano. Perché lo sciamano? Lo sciamano perché è una persona che ha avuto durante la sua vocazione, nel momento in cui ha ricevuto l'apprendistato sciamanico da parte degli spiriti, dagli spiriti della foresta o degli spiriti delle divinità incaricate quindi di fornire allo sciamano tutte le conoscenze per diventare tale, ebbene lo sciamano durante questo apprendistato ha ricevuto le conoscenze che riguardano il mondo dell'aldilà. In alcuni casi lo sciamano stesso, durante le sue esperienze estatiche, si è recato nell'aldilà. Quindi conosce già quel panorama, quella geografia parallela, quella geografia distante che è quella del mondo dei morti e conosce anche la strada per raggiungere quel mondo e per tornare indietro da quel mondo, dal mondo dei morti al mondo dei vivi. Lo sciamano è la persona in grado di svolgere questo accompagnamento dei defunti, quindi di agire, come si dice in gergo antropologico, da psicopompo, quindi la persona che invia l'anima del defunto all'aldilà, o di psicoforo, cioè la persona che guida, conduce il defunto nella sua destinazione, verso la sua destinazione ultraterrena. Ebbene, lo sciamano lo può fare anche perché è il signore dell'estasi, quindi è la persona in grado di passare dal mondo grossolano della materia alla dimensione invisibile della realtà. E l'estasi, la trance rituale, è proprio quell'elemento che permette allo sciamano di passare dal mondo terrestre al mondo della dimensione invisibile e in questo caso quindi di passare dal mondo dei vivi
alla dimensione del mondo dei morti. Quando parliamo di sciamanesimo e di accompagnamento dei defunti, che è uno dei temi centrali, anche se non è la sola attività svolta dagli sciamani, parliamo sempre di un punto di partenza, un itinerario, un punto di arrivo e un ritorno. Il punto di partenza ovviamente è il luogo dove viene celebrato il rito. Normalmente immaginate la situazione, il paesaggio, il panorama, c'è il defunto, magari è defunto da pochissimo tempo, si chiama lo sciamano perché si incarichi appunto dei rituali di accompagnamento, che poi sono dei rituali essenzialmente funebri. Cosa fa lo sciamano? Questo accade normalmente in tutta la zona siberiana e in parte anche nella stessa zona himalayana dove ho lavorato io. Lo sciamano cosa fa? In primo luogo, utilizzando il tamburo rituale e il potere del canto rituale, evoca l'anima della persona defunta, che è un'anima, l'abbiamo detto, smarrita, che è un'anima perduta, è un'anima talvolta violenta, è come se fosse un'anima che vuole tornare a casa e prende a pugni la porta di casa dicendo: fatemi rientrare, io voglio riprendere il mio posto, io sono il vostro padre di famiglia, io sono il nonno, perché mi avete cacciato via? Quindi è un'anima particolarmente turbolenta, quindi lo sciamano si occupa in primo luogo di evocarla, quindi di chiamarla nel luogo dove viene celebrato il rito, e a quel punto prende l'anima dello sciamano e fisicamente, potremmo dire, la accompagna in questo lungo cammino verso l'aldilà, che non è un cammino semplice, che è un cammino denso di ostacoli, denso di prove, che è un cammino anche disseminato di entità che possono pararsi sia davanti allo sciamano o davanti al defunto per creare degli ostacoli. Alcune di queste entità che si trovano lungo l'itinerario verso l'aldilà sono delle entità guardiane, quindi mettono a prova, fanno delle domande al defunto e allo sciamano che l'accompagna. Altre divinità sono lì a sbarrare il cammino per domandare dei pegni, per chiedere dei sacrifici. Quindi si può passare oltre unicamente se vengono fatte delle offerte, se vengono compiute dei sacrifici, se si sa rispondere in maniera opportuna alle domande perentorie che vengono poste da queste entità invisibili. È un cammino denso di insidie, anche perché la geografia di questo luogo parallelo e di questo itinerario parallelo che porta al regno dei morti ha una morfologia particolare. Si parla alle volte di ponti altissimi o di ponti sottilissimi che devono essere attraversati dallo sciamano e dall'anima che lo sciamano sta accompagnando in maniera molto difficile. Quindi sono dei ponti sottilissimi che solo per essere attraversati si dice fini come un capello. Quindi per essere attraversati significa che ci vogliono delle doti particolari. Voi capite? Il defunto che non conosceva niente, man mano che è traghettato verso l'aldilà, impara, si rende conto, prende coscienza. Impara e acquisisce anche delle nuove capacità, che sono quelle di orientarsi, di capire come funziona questo mondo in cui, come dicevamo prima, è stato. È un panorama, è un paesaggio, quello dell'aldilà, talvolta pieno di paura. Si racconta in alcune leggende sciamaniche, anche qui di area asiatica, si racconta come il defunto e lo sciamano, guardandosi attorno, in molti casi vedono ossa. È un panorama pieno di ossa perché sono le ossa degli sciamani che hanno tentato di accompagnare altri defunti, ma che non hanno superato le prove, che sono rimasti lì e non sono riusciti né ad accompagnare a destinazione il defunto, né tantomeno loro a tornare indietro una volta svolto il loro compito.
Quindi c'è paura perché le stesse divinità, ma l'abbiamo detto, esigono sacrifici, sono talvolta violente, hanno un'attitudine particolare nei riguardi delle persone. Non è un benvenuto, al contrario è un dire cosa ci fai qui, dove vuoi andare, ma sei sicuro che hai le capacità per andare oltre? Quindi è un panorama particolarmente ostile e le varie leggende di ambito sciamanico che parlano di questa esperienza evocano sempre questo tema dell'angoscia, il tema della paura, il tema del rischio, dei pericoli e anche la necessità, questo è un altro dettaglio importante, che il defunto, man mano che compie questo lungo e pericoloso tragitto, si purifichi. È per questo che i racconti sciamanici parlano di soste in cui avvengono dei rituali di purificazione, l'anima si deve pulire di tutte le scorie che riguardano la sua memoria terrestre e pian piano, via via che si purifica, si alleggerisce e quindi può avanzare. Come antropologo in quelle zone, questo schema che abbiamo delineato rimane pressoché identico e simile quindi allo schema generale che troviamo un po' in tutta l'Asia. In Nepal soprattutto questo cammino è un cammino che viene aperto dallo sciamano durante il rituale di evocazione e di accompagnamento dei defunti, attraverso il potere della parola. Si dice Mukhle Bato Kon Parcha, cioè la strada si apre e va aperta Mukhle, attraverso la bocca, cioè attraverso la parola, cioè attraverso il potere della parola sacra del rito. Quindi è come se lo sciamano durante il rito aprisse un varco, accompagnasse il defunto e soprattutto nella tribù dove ho lavorato io, appunto, il luogo dove vengono accompagnati i morti è l'Ovest, quindi è una destinazione che è considerata lontanissima, lontanissima rispetto ai villaggi dove abita questa tribù che si trova nell'est del Nepal, a sud del monte Everest, quindi è un lunghissimo viaggio verso il punto dove tramonta il sole. E anche qui troviamo gli stessi temi, ci sono pericoli, ci sono purificazioni da svolgere durante il tragitto. E una volta però che il defunto è stato portato a destinazione, viene congedato. Quindi c'è una sorta di addio, lo sciamano una volta che ha finito il suo lavoro, dice al morto, questa ora è la tua dimora, non tornare, rimani qui. E lo sciamano poi ripercorre lo stesso itinerario a ritroso, quindi dal luogo dove tramonta il sole, sino al villaggio dove è iniziato il rituale, ed è un viaggio solitario, torna da solo e ogni tanto, sono bellissimi i canti rituali di questa tribù dei Kulunga, sono splendidi perché ogni tanto durante il viaggio di ritorno lo sciamano anche lui si guarda indietro, ma si guarda indietro per capire e per verificare che il defunto non lo stia seguendo. Non tenti ancora una volta di ritornare con lui verso casa. Un po' sembra la fiaba di Hansel e Gretel, è come se lo sciamano fosse quelle bricioline che permettono al defunto, in alcuni casi, di tentare di ritornare, di ritrovare il cammino che lo riporta dai suoi cari, dai suoi familiari. Ma l'abbiamo detto, questo non è possibile. Ed è proprio per questo motivo che durante i rituali funebri, nel momento in cui lo sciamano torna a casa, accompagnato ancora una volta dal potere, dal veicolo della parola rituale, compie lo sciamano, e c'è un oggetto rituale atto a questo compito, compie il gesto con un arco e una freccia rituali di minacciare il defunto. È come si dice, non ti avvicinare, rimani lì, non ti avvicinare se no ti tiro una freccia. Quindi durante i riti funebri lo sciamano che si occupa di questa specifica liturgia è sempre accompagnato da un arco e da una freccia che nel tragitto di ritorno viene utilizzata appunto per minacciare, per impedire che il defunto
torni con lui a casa. Come avete capito, tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci aiuta a comprendere come mondo dei vivi e mondo dei morti sono separati e devono essere separati. Il destino dei vivi e il destino dei morti sono destini completamente diversi, quindi una persona che muore è destinata a quel mondo e lì deve rimanere ed è necessario che si abbia questa separazione. Ma quello che stiamo dicendo ci introduce lentamente anche a un altro tema importante. Voi l'avete visto, il defunto appena muore non si rende conto, è smarrito, cerca di ritrovare delle abitudini che non può più recuperare perché non è più vivo, ahimè. Quindi c'è uno smarrimento che è un misto quasi di violenza. Immaginate che nel mondo sciamanico, questo è molto molto chiaro, ad esempio nello sciamanesimo nepalese, la morte naturale, la morte di vecchiaia, la morte che si determina a seguito di una lunga malattia, è un evento sì normale, ma che determina sempre una coscienza confusa e misto violenza. Nel momento in cui però non si ha una morte naturale, una morte di vecchiaia, ripeto, una morte che arriva al termine di una lunga e lenta malattia, ma parliamo invece di morti violente, quindi di morti accidentali, cosa accade? Questa anima che già di per sé scossa diventa estremamente violenta. Lì il passaggio dalla vita alla morte è subitaneo, è repentino, è immediato. Quindi il defunto, la persona che muore, ha ancora meno la capacità di rendersi conto cosa è accaduto. È come se di colpo veramente cambiasse film e lì non capisce più niente. Cioè per di più la sensazione di trovarsi a essere sbalzati violentemente fuori dal proprio corpo. Il proprio corpo non ci appartiene più e questo accade di colpo. Cosa fa tutto questo? Questo genera una coscienza particolarmente violenta ed è per questo che in Nepal i rituali sciamanici per persone decedute per cause violente, e in questa categoria mettiamo tutti gli incidenti, mettiamo, ahimè, c'è poi una categoria questa molto particolare in Nepal, ad esempio le donne che sono morte durante il parto, e ahimè, voi immaginate, in Nepal nei villaggi, ahimè, non essendoci spesso ospedali, il parto è veramente un'esperienza difficile, pericolosa, che spesso espone a dei forti rischi le mamme come i bambini. Quindi le mamme morte durante il parto e ancor più, questa è la categoria considerata più terribile, quella delle persone suicide, sono tutte categorie di defunti che devono essere trattate in maniera diversa rispetto ai defunti normali. Per loro è ancora più importante fare in modo che prendano rapidamente coscienza di quello che è accaduto. È importante che lo sciamano qui agisca con particolare energia, per non dire lui stesso con violenza, per non tanto evocare l'anima del defunto, ma in questi casi è proprio quasi catturarla. E una volta catturata, quasi di forza, con le buone o con le meno buone, potremmo dire, accompagnarla a destinazione. Quindi è un'anima riottosa, è un'anima che non si capacita, è un'anima che non solo vuole tornare a casa, ma soprattutto ha astio, ha invidia, è rancorosa rispetto a tutti coloro che invece il corpo lo hanno ancora, che vivono ancora. Invece lui, quell'anima, lei, quell'anima, non ha più quel corpo, quindi è invidiosa e può per questo diventare particolarmente nociva perché può creare scompiglio all'interno del villaggio, diventare quindi un'anima infestante, in molti casi può diventare violenta, quindi attaccare i vivi, i familiari, gli amici o altre persone del villaggio, e voi capite bene che la cosa più importante qui è proprio quella di cercare di fare in modo che l'anima venga presa e separata. E guarda caso, per questo tipo di anime,
la stessa destinazione ultraterrena non è la stessa dei defunti, per così dire, normali. Voi capite bene da questo quadro estremamente sintetico che ho cercato di delineare, voi capite bene che quando noi parliamo di cammino verso l'aldilà, noi in queste società antiche diamo molta importanza al processo di passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti, che è quindi un itinerario in cui tutte queste immagini figurate che abbiamo detto, le purificazioni, gli ostacoli, gli spiriti, le divinità, i sacrifici, altro non sono che delle immagini reali ma allo stesso tempo simboliche, ci fanno capire come questo andare nell'aldilà non è qualcosa così semplice come noi penseremo e che soprattutto noi non abbiamo gli strumenti autonomamente di andare nell'aldilà a meno che qualcuno di esperto, potremmo dire un addetto ai lavori, faccia questo per noi. Ecco quindi l'importanza dello sciamano, ecco quindi l'importanza di questi riti che hanno questo scopo proprio di far sì che il defunto raggiunga il regno verso il quale inesorabilmente è destinato.